Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo del meraviglioso sito archeologico sassone, anglosassone, di Sutton Hoo. Come sempre, grazie a chi ci raggiunge sul canale, mi raccomando iscrivetevi, cliccate la campanellina, condividete, commentate per aiutare l'algoritmo e se volete aiutare ulteriormente la Fara, in descrizione trovate come diventare nostri abbonati e nostri Patreon. Sarebbe un'ottima occasione perché probabilmente i nostri abbonati avranno dei contenuti in più di dietro le quinte proprio della nostra trasferta di questo weekend. Sì, perché mentre i nostri abbonati vedranno questo video mentre siamo ancora in Italia, il resto di voi iscritti al canale vedrà questo video proprio mentre noi saremo sul sito di Sutton Hoo. Cos'è? Perché ne parliamo? Beh, innanzitutto perché nell'ultimo video ho chiesto se vi interessasse e la risposta è stata molto positiva. E in più perché anche lo scorso anno, quando ci siamo recati a Uppsala, in Svezia, ho fatto un piccolo video per contestualizzare la presenza dei Longobardi a un evento in Svezia. Allo stesso modo, quest'anno ci tengo a spiegare cosa ci facciano i Longobardi della Fara in un sito in Inghilterra, ma soprattutto ad invitarvi a conoscere questo meraviglioso sito. Bene, cominciamo a parlare di Sutton Hoo. Sutton Hoo si trova nei pressi di Woodbridge, in Suffolk, quella che una volta era l'East Anglia. Ed è un sito che definire famoso è riduttivo. Viene spesso definita la più grande scoperta archeologica d'Inghilterra e per quanto riguarda l'Alto Medioevo si piazza fra le più importanti scoperte tout court dell'Alto Medioevo europeo. È un sito che presenta diversi tumuli funerari, circa una ventina, ma che è diventato famoso alla fine degli anni 30 e poi successivamente per lo scavo in particolare di quello che viene chiamato il tumulo numero 1. Sembra che questo sito fosse stato designato come ultima dimora dei re dell'Anglia orientale. In particolare, il tumulo numero 1, che ha avuto la fortuna di non essere disturbato e derubato in antico, conservava un corredo ricchissimo, enorme, pieno di riferimenti culturali non solo anglosassoni, ma anche medio orientali, bizantini, che rendevano quella tomba nello specifico, in particolare, identificabile come una probabile tomba di re. Ci si è spinti addirittura a tentare di dare un nome a questo re e, confrontandolo con la letteratura dell'epoca, in particolare con il venerabile Beda, ma anche con altri, si è giunti alla conclusione che il morto, che non c'è in quella tomba, poi vi spiegherò meglio questa questione, il morto c'era ma non c'è più, potesse essere re Redwald, appunto dell'East Anglia. Ora, questo sito è un sito che chiaramente è visibile nel paesaggio da secoli, da 1500 anni, e come spesso accade a questi siti è stato disturbato in antico, dicevamo. In particolare si sa di scavi volti sostanzialmente a cercare l'oro durante l'epoca Tudor, e poi di scavi dilettantistici operati da non archeologi ma antiquari nei primi dell'Ottocento. L'indagine, quella più famosa, quella che ha reso poi Sutton Hoo un evento anche mediatico, è quella fra il 38 e il 39. In quel contesto, al momento, tutto quel terreno apparteneva a Edith Pretty. Edith Pretty era una signora con degli interessi tipici dell'alta borghesia, nata fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sullo spiritismo, eccetera, ed esiste addirittura una leggenda secondo cui avrebbe voluto indagare questi tumuli perché aveva visto degli spettri aggirarsi. In realtà, quello che sappiamo concretamente è che aveva questi tumuli nel suo terreno e voleva che venissero indagati. Attraverso il museo di Ipswich viene in contatto con Basil Brown, un archeologo autodidatta, stavo per dire dilettante ma non è giusto, autodidatta, come ancora succedeva in quegli anni, che inizia a scavare prima altri tumuli più piccoli, dove tra l'altro incontra la presenza appunto di ruberie antiche, di danneggiamenti determinati da scavi volti a cercare ricchezze, e alcuni segni interessanti, ad esempio di un altro tumulo contenente forse una nave.
A un certo punto, nel 1939, inizia invece lo scavo del tumulo numero 1. Lo inizia con una trincea tradizionale che poi viene allargata per i ritrovamenti a cui va incontro. Sì, perché la prima cosa che incontra sembrano essere dei rivetti, dei grossi rivetti. Rivetti che erano già stati trovati in passato in altri scavi, appunto, antiquari di altri tumuli e poi utilizzati per fare ferri di cavallo. È così in tutto il mondo, non pensate che da noi fosse meglio. In ogni caso, lui si accorge di essere di fronte a una nave sepolta, il tumulo che è piuttosto grande. Se riesco a ritrovare una vecchia foto delle nostre precedenti presenze a Saturno, vi faccio vedere alcuni di noi al tramonto sopra il tumulo, per capire le proporzioni. Ecco, dentro il tumulo c'era un'intera nave, che poi verrà scoperto misurare 27 metri, e sulla nave una camera funeraria, diciamo a mo' di capanna, contenente quello che doveva essere il corpo di un uomo di alto rango e infiniti e ricchissimi elementi di corredo. A questo punto subentra accanto a Basil Brown un archeologo professionista dell'Università di Cambridge, se non ricordo male, il professor Phillips. Gli scavi procedono, ma la guerra è alle porte, siamo nel 39. Noi in Italia continuiamo a ricordarci la guerra 40-45, ma ricordiamo che nel 39 le cose cominciano già ad andare un pochino a sfacelo. Gli scavi quindi procedono in maniera scientifica, rigorosa, ma molto veloce, e i beni vengono spostati a Londra e nascosti in un tunnel dismesso della metropolitana. Qui sopravvivranno ai bombardamenti e nel dopoguerra verranno poi finalmente esposti al British Museum. Fra i ritrovamenti più importanti, quelli che proprio definiscono la scoperta di Satu e che oggi ancora iconograficamente sono immediatamente riconoscibili, c'è l'elmo. Un elmo meraviglioso, lavoratissimo, in ferro ovviamente, ma anche in metalli preziosi, in pietre semipreziose, con complicatissime decorazioni dal punto di vista iconografico, con numerosi pannelli in press black, cioè quella tecnica di sottili lamine di metallo decorate tramite, diciamo, sbalzo, ma in realtà utilizzando un modano per dare l'immagine che poi viene riportata in 3 dimensioni sulla lamina. Questo elmo, che negli anni 50 viene ricostruito in maniera un po' discutibile, addirittura lasciando dei pezzi da parte, poi viene ricostruito successivamente come lo vediamo oggi, è la rappresentazione perfetta di quanto ricco fosse questo corredo, un elmo unico nel suo genere, che da un lato guarda decisamente alla Scandinavia, agli elmi di epoca Wendel, l'epoca pre-vichinga. Abbiamo parlato in diversi video di quanto l'epoca Wendel in Scandinavia sia fortemente collegata alla cultura germanica del continente. Ecco che quindi quello è il primo pensiero. Poi però c'è una caratteristica diversa, la copertura del viso non ha dei paragoni uno a uno in epoca Wendel, la strutturazione dell'elmo stesso sembra più rigida e derivante, addirittura secondo alcuni studiosi, da dei prototipi romani, è uno squisito prodotto di una cultura mischiata fra il nord Europa, il continente e le isole britanniche. All'interno poi vengono trovati meravigliosi corni potori di grandissime dimensioni, utilizzabili probabilmente solo in una funzione rituale. Una lira dello stesso tipo delle lire trovate sul continente, per intenderci, più decorata, con delle differenze, ma lo stesso sistema di funzionamento e di realizzazione. Vengono trovati meravigliose decorazioni per delle spille inizialmente ipotizzate come diciamo dei fermaspalle, una scarsella decorata a cloisonné e a oro, di cui ovviamente ci rimane solo la parte metallica, ma meravigliosa, e poi scudi, la spada in pattern welded, in quello che noi chiamiamo pseudo damasco, con un'elsa anch'essa decoratissima, il cosiddetto scettro di Satu, cioè una pietra sagomata a 4 facce con 4 volti, sormontata da un cervo
elementi meravigliosi. Io qui non ve li elenco tutti, ma una nota: tutte le immagini che io aggiungerò di ricostruzioni appartengono al gruppo dei Wulfednas, che mi avete già sentito citare 1000 volte come il miglior gruppo di ricostruttori presente sul territorio europeo per l'Alto Medioevo. Ecco, in particolare Paul Mortimer ricostruisce proprio il corredo di supposto Re Redwald del tumulo 1, e quindi l'elmo, gli elementi decorativi di cui abbiamo parlato, la spada, lo scudo con tutte le decorazioni. Ecco, questa tomba fa di Satu Nu un ritrovamento unico, perché lancia una luce incredibile su quella cultura anglosassone che per tanto tempo nella storiografia occidentale era stata semplicemente definita come appartenente ai secoli bui, proprio per la mancanza sia di fonti letterarie che di fonti materiali. C'erano certo stati altri ritrovamenti, non stiamo dicendo che prima di Satu Nu non ci fossero ritrovamenti, ma mai così ricchi, mai così completi, mai così numerosi. All'interno della tomba poi troviamo basilicopti, piatti bizantini, un piatto in argento meraviglioso che addirittura durante gli scavi all'inizio viene scambiato, viste le sue proporzioni, per uno scudo. È una tomba eccezionale e si trova in questo bucolico villaggio rurale a un'oretta e mezza dall'aeroporto di Stansted. Stupendo, è uno di quei viaggi che, se non siete in cerca di la vacanza da blogger, è perfetta, è meravigliosa. Noi in passato siamo stati a Satu Nu come associazione già 3 volte, io personalmente 2, perché nel primo evento una parte dell'associazione era in Inghilterra, un'altra parte era in Ungheria sul lago Balaton per un evento con i nostri amici avari. E nel 2018 abbiamo avuto tra l'altro la fortuna di poter soggiornare dentro Tramer House, cioè la casa proprio in cui ha vissuto, tra le altre, Edith Pretty, e quindi da dove sono partiti poi gli scavi. Ora è proprietà del National Trust, a pochi metri dal Tramer House e dalla zona dei tumuli è stato realizzato nei primi 2000 un visitor center con libri, gadget, la possibilità di fermarsi alla caffetteria, e continuano le indagini perché poi i tumuli sono stati reindagati negli anni 60, negli anni 80 e 90, e anche in questi giorni, se conoscete la meravigliosa trasmissione televisiva inglese, che sarebbe bellissimo facessero anche da noi, ma ovviamente no, nota come Time Team, ultimamente tutta una serie di episodi di Time Team girati a Satu Nu sono stati dedicati proprio all'indagine fuori dalla zona dei tumuli. Sì, perché tra l'altro Satu Nu era un sito che già in precedenza era stato utilizzato, in precedenza rispetto ai tumuli. C'erano delle tombe più comuni, più povere, ma era un sito già in uso. In più ci sono poi tutti quei particolari un pochino spooky che piacciono tanto agli appassionati come noi di archeologia, di storia e di elementi materiali. Esiste, sempre nella piana di Satu Nu, la presenza dei cosiddetti sand body. Cosa succede? Abbiamo detto che Satu Nu è un sito funerario in continuità d'uso per molti secoli, e in particolare diventa poi un sito funerario regale e molto pagano nella sua disposizione, la nave funeraria, i tumuli, appunto tradizioni che rivediamo, quella dei tumuli in Scandinavia, eccetera. A un certo punto, durante l'epoca invece più tarde, nelle epoche cristiane, si registra l'uso di impedire la deposizione dei corpi di quanti siano stati giustiziati per questioni illegali nei terreni consacrati insieme agli altri buoni cristiani. Ecco quindi che a Satu Nu, forse in un'ottica di damnatio memoriae del sito pagano, vengono deposti proprio invece i morti che sono stati decapitati, impiccati, con le mani legate. Il terreno di Satu Nu è molto acido e questo ha portato alla presenza di questi sand bodies, cioè alle impronte in sabbia dei corpi deposti e non alla presenza dei corpi veri e propri. Per lo stesso motivo, nella tomba di Re Redwald non abbiamo il corpo di Re Redwald. In particolare sembra che la conformazione del tumulo e la resistenza della camera funeraria
abbia creato un ambiente particolarmente acido in cui le acque entravano, portavano l'acidità del terreno e sostanzialmente hanno dilavato via il corpo, lasciando solo l'impronta del corpo, il negativo. Così come della nave abbiamo solo il negativo nella sabbia e i rivetti che invece erano in ferro e si sono conservati. Cosa ci fanno i Longobardi della Fara a Satu. Beh, innanzitutto, come vi ho già raccontato in più occasioni, negli anni di nostra attività abbiamo stretto dei rapporti di collaborazione molto belli dal nostro punto di vista, perché è sempre imparare da chi è più bravo, con i Wulfednas in Inghilterra e gli Utah-Harrier in Svezia, e altri gruppi poi in Germania, in Ungheria, ma con questi due gruppi abbiamo creato una abitudine a collaborare e ci riconosciamo un po' nel modus operandi, anche se i Wulfednas sono incredibilmente più belli di noi a vedersi e si avvalgono di artigiani eccezionali, alcuni dei quali anche parte della loro associazione. Quindi in passato, prima del Covid, noi avevamo sostanzialmente un triangolo di eventi: Cividale, Satu, Svezia, Uppåkra all'inizio. Poi dopo il Covid noi non abbiamo mai ripreso l'evento. Anche questa uscita a Satu è la nostra prima uscita in Inghilterra dopo il Covid, l'anno scorso era la prima uscita in Svezia dopo il Covid, quindi questo triangolo di eventi si è un po' allentato, ma invece i rapporti di amicizia e di collaborazione sono rimasti invariati, e quindi quando c'è la possibilità ci incontriamo a degli eventi e raccontiamo insieme la storia europea del periodo delle migrazioni, sottolineando la coinè germanica, i rapporti che univano queste popolazioni, e in particolare per quello che riguarda gli anglosassoni, abbiamo già fatto un video sul tema, i rapporti fra sassoni e longobardi erano noti, sono noti in Paolo Diacono, che ci dice che i longobardi vestivano in parte alla maniera dei sassoni, che ci dice che con Alboino arrivano 20.000 sassoni, e che ci dice che alla morte di re Alboino le gesta di questo re vengono narrate da sassoni e bavari nelle loro lingue. E la cosa bella è che per i sassoni abbiamo la prova. Nel poema Il Wilsit c'è un elenco di re europei germanici e fra questi il poeta dice: «Ero in Italia con Edwin e suo figlio Elfwin, generoso nel dorare anelli e bracciali d'oro». Questo Elfwin altro non è che Alboino, tradotto in anglosassone, mantenendo il significato del nome, cioè amico degli elfi. Per questi motivi, quando siamo tutti assieme, e tra l'altro quest'anno a Satu ci saranno come sempre rappresentanti di altri gruppi amici dei Wulfednas, perché noi abbiamo parlato di questo rapporto a tre, ma dal nostro punto di vista i Wulfednas sono un punto di riferimento europeo e hanno meravigliosi rapporti con gruppi francesi, con gruppi spagnoli, con gruppi dei Paesi Bassi, con gruppi tedeschi. Ecco, in contesti come quello diventa molto facile raccontare una storia dell'Europa che mostri di più di quanto c'è che ci unisce rispetto a quanto c'è che ci divide. Spero di avervi interessato. Alla prossima e mandi!